Nota introduttiva. Il testo che segue è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclostilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni, tra gli anni 70 e 80, nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. Per rispetto delle norme sulla privacy, l'indirizzo della residenza storica è stato parzialmente oscurato, pur mantenendo l'integrità del documento. La lettura è affidata a una voce digitale. Titolo: Organi di informazione e legge numero 180, relativa alla psichiatria. Un invito rivolto dall'attività terapeutica popolare alla stampa affinché dia il proprio contributo alla lotta di liberazione dell'umanità dallo spettro della cosiddetta malattia mentale. Autrice: Antonietta Bernardoni. L'impegno sociale e politico, la curiosità e lo spirito di osservazione e di ricerca con cui i giornalisti sapranno informare criticamente sulla crisi irreversibile in cui versa oggi tutta la psichiatria, sia essa vecchia o nuova, tradizionale o democratica, potranno esercitare un peso non indifferente nell'affrettare il momento in cui l'umanità sarà liberata per sempre dallo spettro della cosiddetta malattia mentale. In questo momento in cui la legge numero 180 del 13 maggio 1978 offre l'occasione di mettere in discussione tutta l'assistenza psichiatrica, molti segni fanno temere che ci sia chi si preoccupa non tanto di liberare il cosiddetto malato mentale dall'oppressione psichiatrica, quanto piuttosto di non ferire la suscettibilità, e di non intaccare i privilegi economici e sociali degli psichiatri, e delle forze sociali e politiche di cui essi sono espressione. Ma è venuto ormai il momento di rendersi conto che la psichiatria non solo è una falsa scienza, ma è una forza sempre, comunque, dovunque, non solo in certi paesi, diretta contro i diritti dell'uomo. I nemici più insidiosi, a lunga scadenza, dei diritti delle vittime della psichiatria non sono oggi gli psichiatri dichiaratamente conservatori ai quali va la giusta diffidenza di ognuno, bensì gli psichiatri che autoproclamandosi democratici, carpiscono, attraverso mezzi di comunicazione di massa, la fiducia di gran parte dell'opinione pubblica. L'attività terapeutica popolare chiede ai giornalisti italiani di informare esaurientemente il pubblico dell'esistenza di un'alternativa concreta, gratuita, collettiva, continuativa, reciproca, alla psichiatria, nonché delle ricerche scientifiche, ripetibili ovunque, sotto il controllo di chiunque, che stanno alla base di tale alternativa, la quale consente di trasformare la personalità, il comportamento, i rapporti interpersonali di ciascuno in maniera tale da favorire lo sviluppo della personalità di tutti. Per informazioni sull'attività terapeutica popolare rivolgersi a Antonietta Bernardoni, Viale Crispi, 4100 Modena. Telefono 059. Solo il pomeriggio. Ciclostilato in proprio presso Laura Barbieri, Viale Crispi, 4100 Modena. Modena, 24 ottobre 1978. Abbiamo appena ascoltato un documento intenso, firmato dall'attività terapeutica popolare, datato 24 ottobre 1978. Un appello diretto agli organi di informazione affinché si facciano carico di una responsabilità storica, contribuire alla liberazione dell'umanità dallo spettro della cosiddetta malattia mentale. Sì, il testo è un invito alla stampa, ma anche una denuncia. Parla di una crisi irreversibile della psichiatria, sia essa tradizionale o democratica, e sottolinea come il ruolo dei giornalisti, se esercitato con spirito critico e curiosità, possa accelerare un cambiamento profondo. Il riferimento alla legge 180 del 13 maggio 1978 è centrale. Quella legge, nota anche come legge Basaglia, ha segnato una svolta nell'assistenza psichiatrica in Italia, ma il documento teme che l'occasione venga sprecata, che si pensi più a tutelare i privilegi degli psichiatri che a liberare i pazienti. E qui il tono si fa più netto.
Si afferma che la psichiatria è una falsa scienza, una forza che agisce contro i diritti dell'uomo, non solo in certi paesi, ma sempre, comunque, dovunque. È una posizione radicale, che non fa distinzioni tra modelli o contesti. Interessante anche la distinzione tra psichiatri conservatori e quelli democratici. Il testo dice che i più insidiosi sono proprio questi ultimi, che attraverso i media conquistano la fiducia dell'opinione pubblica. È una critica alla comunicazione, al modo in cui viene costruito il consenso. Ma non si ferma alla denuncia. L'attività terapeutica popolare propone un'alternativa, concreta, gratuita, collettiva, continuativa, reciproca. Una forma di cura che si basa su ricerche scientifiche ripetibili ovunque, sotto il controllo di chiunque, e che mira a trasformare la personalità, i comportamenti, i rapporti. È una visione profonda. Non si tratta solo di curare, ma di favorire lo sviluppo della personalità di tutti. Un approccio che mette al centro la reciprocità, la collettività, la trasformazione. Il documento si chiude con un invito pratico: rivolgersi ad Antonietta Bernardoni per informazioni. Un segno che dietro queste parole c'è un'esperienza concreta, un lavoro sul campo, una proposta viva. In definitiva, questo testo è un appello alla coscienza. Chiede ai giornalisti di non essere semplici cronisti, ma osservatori critici alleati di un cambiamento, e ci ricorda che l'informazione può essere strumento di liberazione. Un messaggio che, a distanza di quasi 50 anni, conserva una forza sorprendente, perché la riflessione sulla salute mentale, sulla scienza, sulla comunicazione è ancora oggi più che mai attuale. Grazie per aver ascoltato. I sottotitoli in inglese e francese sono una traduzione automatica generata da YouTube. Questo audio ciclostilato è stato prodotto con sintesi vocale. Il contenuto è distribuito gratuitamente a fini scientifici, culturali e documentari. Se sei interessato a questo argomento, crea un gruppo di studio pratico teorico per discutere con persone che condividono lo stesso interesse. Amici, colleghi, studenti, familiari o vicini di casa. Per approfondire può essere utile l'audio-video di Antonietta Bernardoni, l'importanza del gruppo di studio pratico teorico disponibile a questo link.